Contrariamente a quello che qualcuno può pensare, l'enciclica non parla contro il progresso tecnico-scientifico, ci mancherebbe altro. Tutti riconoscono alla Chiesa nel suo complesso, nel corso degli ultimi secoli, il contributo che essa ha dato all'avanzamento delle conoscenze in ambito sia tecnologico sia scientifico. Ciò che nell'enciclica il Papa richiama l'attenzione di tutti è di non cadere nel cosiddetto mito tecnologico, che è il mito che afferma che tutto ciò che è possibile tecnicamente fare si può e si deve fare. Questo è un mito. In altre parole, l'attenzione del Papa è di evitare di cadere schiavi dei risultati della stessa opera umana, perché la scienza è opera dell'uomo, e quindi se è opera dell'uomo deve essere l'uomo stesso che in qualche modo la dirige. Nel momento in cui noi ci lasciamo dirigere e la scienza diventa disumana, o meglio inumana, non serve più a migliorare le condizioni di benessere, cioè dello star bene degli esseri umani. Il mito tecnologico oggi è uno dei grossi miti della contemporaneità. Ovviamente non era così nel passato, perché il progresso tecnico-scientifico procedeva a ritmi talmente ridotti che a nessuno veniva in mente il pericolo di diventare schiavi del progresso. Oggi invece questa novità è alla nostra portata, quindi a mio modo di vedere bene ha fatto il Papa a richiamare l'attenzione contro questa forma di mitizzazione il cui unico effetto sarebbe quello di toglierci spazi di libertà.